Ciao ragazzi, interrompo la programmazione regolare dei miei video perché ieri entro su YouTube e l'algoritmo di YouTube, poiché io mi occupo di cibo, mi propone da vedere un video che si intitola, ho stampato la trascrizione per non sbagliarlo, 5 cibi che smetterai di comprare sapendo come sono fatti. Cavoli, video di questo genere non me lo posso perdere. È di un canale che io non conoscevo, che si chiama Infinito, che ha 700.000 iscritti, quindi un sacco, molto più di me. Ho iniziato a vederlo e mi è salito il crimine. È una accozzaglia di cose false, errori di traduzione, cose sbagliate, mischiate a cose giuste ma decontestualizzate, e tutto con così un alone di complottismo volto a far impaurire le persone che lo guardano. Ho pensato, allora, ho avuto questa necessità di registrare questo video per mettere alcuni punti fermi, anche se so che non servirà a molto. Allora, il video inizia, i suoi 5 cibi che noi non dovremmo più mangiare, con il dentifricio. Il dentifricio. E uno dice, vabbè, ma non è mica cibo, cioè chi è che si mangia il dentifricio? Già qui ho cominciato a essere sospettoso. E dice, vi dico le parole esatte, dice che contiene il sorbitolo, che assunto in grandi quantità può causare gonfiori, gas, crampi e diarrea. Ma chi è che usa il dentifricio come se fosse la maionese? Il sorbitolo è un dolcificante meno calorico dello zucchero che è usato largamente nella produzione di caramelle, per esempio di cioccolato per diabetici e di bevande light e così via. Viene usato anche in alcuni dentifrici come dolcificante. Tutti o quasi tutti i dentifrici contengono dei dolcificanti perché noi siamo abituati al sapore dolce, e comunque il dentifricio mica ce lo ingoiamo, lo sputiamo fuori normalmente. Ci sono alcuni dentifrici che sono per esempio salati, ma di solito il consumatore li preferisce dolci. Il mio non contiene il sorbitolo, ma contiene la saccarina e contiene tante altre cose. Si utilizzano dei dolcificanti come il sorbitolo, la saccarina o altri nei dentifrici perché non sono metabolizzati dai batteri e quindi non possono contribuire alla carie. Non posso mica metterci dentro lo zucchero, sarebbe veramente un controsenso metterci lo zucchero o degli zuccheri attaccabili da dei batteri in un dentifricio, non pensate? Va bene, ma comunque uno non se lo mangia, e anche se uno ingerisce delle piccole quantità di dentifricio, come magari può capitare, non succede assolutamente niente. Poi il video prosegue parlando del sodium lauryl sulfate. Il video dice proprio così, sulfate. Allora, o lo diciamo all'inglese e allora è sulfate, o lo diciamo all'italiana, che è solfato, è una parola italiana, ma sulfate, ma che lingua è? Quindi insomma, se uno deve tradurre dei video, li traduce in modo corretto, oppure lascia la dizione americana. Ma a parte questo, il video richiama una bufala che gira da anni con una catena di Sant'Antonio, che vuole mettere in guardia il lettore o l'ascoltatore o lo spettatore da questa sostanza che è il sodium lauryl sulfate, e che secondo questi complottisti causerebbe cancro e così via. Di solito la catena di Sant'Antonio gira riguardo agli shampoo, perché questa sostanza è spesso utilizzata negli shampoo, è autorizzata, non ci sono assolutamente controindicazioni. Se non ci credete andate un po' a cercare nei siti di debunking, e questa è assolutamente una bufala. Ma la cosa che veramente mi ha fatto arrabbiare è quando dice quindi bisogna evitare di usare questi dentifrici perché contengono delle sostanze altamente chimiche. Ora, altamente chimiche, figliolo, cosa vuol dire? Ci sono quelle bassamente chimiche e quelle altamente chimiche, ci sono quelle un po' chimiche, un po' meno chimiche, un po' più chimiche. Tutte le sostanze chimiche sono chimiche, tutto quello che noi abbiamo intorno, noi siamo fatti di sostanze chimiche, l'acqua è una sostanza chimica, non c'è un modo di definire qualche cosa che è altamente chimico o bassamente chimico o non lo so. Quindi mi sembra ovvio che chi ha fatto questo video non ne sa assolutamente niente delle cose di cui sta parlando, e che probabilmente sta traducendo, credo, un video americano, però insomma uno deve fare un po' più di attenzione. Ma quando ho iniziato a sentire del secondo alimento, stavolta è un alimento vero, è lì che mi ha triggerato veramente, perché parla della vaniglia e dice: sapete com'è fatta la vaniglia? Beh sì che io so com'è fatta la vaniglia, la possiamo comprare anche al supermercato. La vaniglia è un baccello, una capsula si dovrebbe dire, di una pianta, e la usiamo per aromatizzare gli yogurt, la panna cotta, i dolci e così via. Ma evidentemente per l'autore di questo video la vaniglia è fatta di qualche cos'altro. E da che cosa? Dice:
si utilizza una sostanza chiamata castoreo o castoreo, non ho ben presente la pronuncia, cioè dice veramente non ho ben presente la pronuncia. Ma allora figliolo, perché parli di cose che non conosci? Castoro, e quindi fa vedere un castoro, no, fa vedere uno scoiattolo, nel video fa vedere uno scoiattolo invece di un castoro, ma va bene, ma va bene. Ma la cosa più divertente è che dice, come avete facilmente intuito, castoro, si preleva dai castori, in particolare da delle ghiandole dell'ano. E dice, serve a dare alla vaniglia il profumo tipico che sentite ogni giorno. Ma no, ma de che? È una pianta, non c'entra una mazza con i castori e con l'ano, le ghiandole dell'ano dei castori. Ma che cavolo stai dicendo? E comunque la vaniglia è fatta di vaniglia. La vaniglia contiene vanillina, contiene acido vanillico, contiene alcol vanillico, tante altre sostanze, ma non contiene secrezioni di castoro. Ma de che? Casomai quelle si usavano per fare dei profumi, ma quella è un'altra storia. Capite perché mi è venuta questa voglia irrefrenabile di fare un video, anche se non servirà a niente? Non è possibile che uno che ha 700.000 iscritti non faccia un minimo di controllo quando mette qualcosa online. Capisco un errore, ma robe così vuol dire aver proprio tradotto alla... Ora arriva una cosa vera invece, ma messa in una maniera che uno dice, oddio, mi stanno avvelenando. Si sta parlando dei coloranti delle M&M's. Qui abbiamo delle M&M's e il video dice di stare attenti al colorante rosso delle M&M's perché è ricavato dal corpo essiccato delle cocciniglie. E qui è giusto. Poi dice piccoli insetti, mangiafoglie, quasi dei vermi. Ecco, qui diciamo il divulgatore scientifico che è in me avrebbe voluto prendere un Kalashnikov perché, cioè, i vermi non sono insetti. Ma lasciando perdere la questione dei vermi che non sono insetti, il colorante rosso, che è utilizzato non solo nelle M&M's ma in tantissimi altri alimenti e non solo, una volta veniva anche utilizzato per esempio per i vestiti, è effettivamente un estratto da un insetto che è la cocciniglia che cresce su dei cactus. È un insetto originario delle Americhe ed è utilizzato da tantissimo tempo per produrre un colorante rosso che si utilizza e si è utilizzato per esempio in tantissime bevande, dall'Alche Hermes, il Campari, l'Aperol e così via. È un colorante che viene contraddistinto, lo trovate anche qui, ma ripeto in tantissimi altri prodotti, con la sigla E120. È un colorante naturale, per cui alcuni lo preferiscono ai coloranti di sintesi, che hanno colori simili ma sono fatti in laboratorio. Se uno vuole il naturale si prende il colorante rosso della cocciniglia. Sono insetti piccolissimi, ne servono centinaia di migliaia, poi vengono trattati e diciamo in qualche modo purificati, perché il colorante vero e proprio è l'acido carminico che si estrae proprio con un trattamento chimico da questi insetti. Se una persona è vegana, per esempio, può voler evitare questo colorante, ce ne sono altri. Si sta cercando di ridurne l'uso ed eliminarlo, anche perché si è scoperto che in pochissime persone, ma esistono ed è documentato, alcune reazioni allergiche. Perché? Perché la purificazione del colorante rosso ovviamente non è completa. Questo invece è uno dei vantaggi di quando i coloranti sono di sintesi, che non hanno delle sostanze che si portano dietro dal materiale da cui viene estratto inizialmente. Poi parla del colorante giallo che viene estratto dal catrame e quindi questa cosa dovrebbe farci strappare i capelli. Ripeto, se uno preferisce i coloranti naturali invece dei coloranti di sintesi, in realtà non c'è niente di strano, l'abbiamo detto tante volte in questo canale che le proprietà di una molecola dipendono solamente dalla sua struttura, non da dove viene estratta. Il tutto viene descritto come un qualche cosa di disgustoso, è un trucco abbastanza diffuso, è come se noi mangiassimo catrame, cosa che ovviamente non è. Poi parla di un terzo colorante che è il biossido di titanio, anche questo un colorante col suo bel codice E, e il video dice, secondo alcune ricerche, tra qualche anno avrà lo stesso effetto dell'amianto sulle persone. Ma cosa dici? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire secondo alcune ricerche? Ma quali? Dove? Le citi? No. E tra qualche anno avrà l'effetto dell'amianto. Allora, l'amianto è cancerogeno. Stai suggerendo che non adesso, ma fra qualche anno questo colorante avrà un effetto cancerogeno? Questi sono temi seri e delicati. Non bisogna trattarli così
alla Katsus. Conclude, sempre riferendosi alle M&M's, non è proprio il massimo mangiare carcasse di animali. No comment, carcasse di animali, non so, uno si immagina gli scheletri nel deserto con gli avvoltoi che gli girano sopra. Carcasse di animali, va bene. Comunque, se uno è vegano, le 120, cioè i coloranti rossi, possono avere questa provenienza, è per questo che uno lo sa e lo segnala in etichetta. Il quarto video non parla di chimica, parla delle pepite di pollo, delle nuggets di McDonald's, ma in realtà io non ho nulla da dire perché si fa autodebunk da solo, perché nel video dice una volta si diceva che buttavano delle galline vive in un apparecchio e uscivano direttamente delle chicken McNuggets, e poi si è scoperto invece che non era vero. Vabbè, insomma, di cosa stiamo parlando? Il quinto invece ritorniamo a qualche cosa che mi compete, perché si parla ancora una volta di chimica degli alimenti e si parla delle caramelle gommose, ed è veramente, secondo me, quella più ridicola. Dice: tempo fa era uscito un video in rete che mostrava il processo per creare delle caramelle gommose, e da questo video si è riusciti a ricavare anche un ingrediente molto importante presente, cioè la pelle di animale morta e macellata. Allora, ragazzo mio, io capisco che la nuova generazione a volte ha difficoltà a prendere in mano dei libri, però non esistono solo i video su YouTube. Che in alcune caramelle si utilizzi una componente che si chiama gelatina, non è una cosa che si scopre da qualche video che poi hanno tolto dalla rete perché chissà quale segreto misterioso stava divulgando. La gelatina si usa almeno da 150 anni ed è un ingrediente comunissimo, sia per preparare dolci, caramelle, semifreddi, torte e così via. Poi dice: certo, non tutte le caramelle gommose sono fatte così, ma per cautela guarderei gli ingredienti. Ma cautela cosa? È veramente ridicolo questo tentativo di terrorizzare le persone. Per che cosa? La gelatina è quella che noi possiamo comprare in qualsiasi supermercato, chiamata anche colla di pesce, perché una volta, tanto tempo fa, veniva prodotta dai pesci, per esempio dagli storioni. Questa è la gelatina, si utilizza per la panna cotta, per gli aspri. Ogni volta che in pizzeria prendete una panna cotta, la panna cotta è fatta con la gelatina, è una proteina, normalmente adesso si estrae dai bovini o dai suini, ed è la stessa gelatina che vedete, non so, quando vostra mamma o non so, o magari voi, non lo so, preparate il brodo e poi dopo si separa raffreddandosi uno strato di gelatina. È un ingrediente assolutamente innocuo e non c'è da dipingerlo con chissà quale terrore o schifo, chiamandola pelle morta essiccata. Forse ha tradotto un video vegano, non lo so. Se sei un vegano, ovviamente ti interessi e non vuoi consumare prodotti animali. Quindi ci sono per esempio altri tipi di gelatine che sono come l'agar, che è estratto dalle alghe. Ma non c'è niente di cui né avere schifo né avere timore. Attenzione, per cautela guarderei gli ingredienti. Ma de che? Insomma, o voi youtuber che riproponete in italiano contenuti di video stranieri, anche se probabilmente non lo potreste fare, mi raccomando, almeno controllate le fonti e imparate l'inglese. Ciao!